Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è martedì 28 ottobre e la Chiesa celebra sia nel Vetus come nel Novus Ordo la festa liturgica, in mezzo alla solennità tra Cristo Re e di tutti i santi, dei santi apostoli Simone e Giuda Taddeo. Ecco, questi apostoli sono della cerchia dei 12 scelti da Gesù per costituire e fondare la sua Chiesa, la Chiesa cattolica e apostolica, appunto. Torneremo un momento su questo. Eccola alla mia destra in doppia le immagini dei due apostoli Simone e Giuda Taddeo. Un paio di fedeli a me molto vicini oggi mi hanno fatto gli auguri, perché effettivamente è una bella data per me. Il 28 ottobre del 1973 sono stato battezzato, come io ho chiamato il Light Day. C'è il Birthday, il giorno del compleanno, e c'è il Light Day, che è più importante, è il giorno della luce, perché nasciamo come figli di Dio mediante il battesimo. Insieme al mio gemello, a cui rinvio gli auguri, siamo stati battezzati nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, quindi la via della piccolezza e della fanciullezza spirituale, che è sempre utile per tutti noi. Ecco, allora, oggi è martedì, sono un po' in macchina, come vedete, in viaggio, perché devo raggiungere urgentemente, ma senza che ci siano problemi, una località distante da dove mi trovo circa 2 ore, 2 ore per andare e 2 ore per tornare, e quindi per un impegno legato al piccolo resto, e pertanto non avevo alternativa, sono stato costretto a farlo in macchina, ma non importa, in macchina o in sede o in viaggio, l'importante è che io vi possa raggiungere, così come vi raggiungono i sacerdoti occulti, come padre Gebhard, che nuovamente, come mi è stato detto dalla referente regionale delle Marche, che ringrazio, è lì che chiama e di nuovo fanno questa iniziativa. Io vi ho parlato di una rete di preti invidiosi e gelosi del sottoscritto, che non la smettono di fare iniziative che io e i miei figli spirituali e le mie figlie spirituali non hanno e non abbiamo mai fatto. Perché questi sono come dire, queste sono iniziative settarie. Mai noi abbiamo chiamato qualcuno per dire non andate da padre Gebhard, mai noi abbiamo chiamato qualcuno per dire non andate da don Enrico Roncaglia, da don Braccesi, mai noi abbiamo chiamato qualcuno per dire non andate da don Tizio, da don Caio, mai! Né io né altri, ognuno è libero di scegliere come vuole. Invece questi si fanno dare i numeri telefonici, i tabulati, li cercano, spendono soldi perché li pagano le telefonate, e così padre Gebhard ha chiamato il padre dell'olio, io lo chiamo il padre dell'olio, il Bellolio. Padre Gebhard, sei il padre Bellolio, perché non racconti cosa hai fatto a Tre Baseleghe, quando io ti ho difeso con l'avvocato, il mio legale, che ha trovato le boccette d'olio con le varie tariffe, quell'olio che vendi perché lo vendi, va bene? C'è un business, stai attento perché ti denuncio, Se appena so che hai fatto un'altra telefonata contro di me, io ti denuncio. Stai attento padre Gebhard, ti denuncio, te lo dico direttamente, perché so che mi ascolti tra una telefonata e l'altra che fai alle menti deboli del piccolo resto. Meno male che c'è gente del piccolo, perché lo scopo di questi preti, disgraziati preti confratelli, è distruggere il piccolo resto e eliminare Dominutella. Capito? Dov'è padre Gebhard di fronte a tutto quello che accade? Se ne sta lì a fare lo stregone, perché fa lo stregone, promette guarigione, gli muore gente senza che permetta che si curi. Io sono testimone di una persona del Veneto che mi ha contattato perché padre Gebhard le aveva detto non si curi che le do l'olio. Hai capito? Ma l'olio non è che glielo dà gratuitamente, perché al limite se glielo desse gratuitamente. E per favore, allora, oggi, caro padre Gebhard, mi spiace dover perdere tempo mentre la Chiesa è in fiamme, devo avere a che fare con questi disgraziati.
Ma che roba la mia esistenza! Spegniamo per favore, se è acceso il riscaldamento, perché già io sto fumando. Allora, quello che vorrei dire, caro padre Gebhard, io ti voglio bene, però ti meriti quello che sto per dirti. Se tu non la pianti, appena io so che hai fatto un'altra telefonata, guarda, ho pronta la denuncia col mio legale e ho le prove che tu vendi l'olio, che non devi vendere l'olio, perché questa è simonia. Simone il mago, sei Simone il mago, padre Bellolio. E poi ti permetti di telefonare a destra e a manca per dire che sono in una setta, che io sono il Papa, che io mi sono autoproclamato qui, che allora siamo del diavolo. E te che vendi l'olio, che caspita sei? Io non mi sono mai permesso di fare una cosa del genere, mai! E stringi, state attenti, sacerdoti dell'occulto, che vi siete alleati, avete una rete nascosta al nord per tirar via la gente, perché quello che faccio con padre Gebhard lo faccio anche con gli altri che ho nominato, perché ho le prove delle manchevolezze che compiono, e poi ce la giochiamo in tribunale. Quanto detto, appena so di un'altra persona che mi contatta e che mi dice Dominutella, ho ricevuto una strana telefonata di padre Gebhard che mi dice di stare in guardia e di allontanarmi. Ma perché non vi fate, caspita, disgraziati che siete, la vostra strada? Io mai, già ne avete poche persone, mai mi sono permesso di telefonare a destra e a manca per dire, anzi c'è gente che mi ha chiamato. C'è gente che mi ha chiamato e che mi ha detto, padre, che ne pensa? Posso andare da Don Roncaia? Ma voi vai dove caspita vuoi? Ti devo io dire dove devi andare o non devi andare? È affar vostro, andate dove volete. Vedete che la prova del 9 ce l'avete quando la gente ancora oggi, dopo 9 anni, chiama per chiedere posso andare a messa in parrocchia? Posso andare a messa dal sacerdote che la domenica, la messa di mattina la fa in unione con Papa Leone? Ma guardate che parlo a ragion veduta, Grazie a Dio c'è un solo prete serio in Italia a livello social, ed è Dominutella. E io che cosa rispondo sempre a questa gente? Dico mai non ci andare oppure vacci, dico sempre io farei così. Poi sentiti libero, lo faccio pubblicamente, molto più lo faccio privatamente. Caro padre Gebhard, prova a difenderti per bene, tu che sei un simoniaco, perché vendi l'olio, perché col tuo collaboratore, il signor, non dico il nome, avevi alla sacrestia di Tre Baseleghe, e noi abbiamo tutto documentato, avevi migliaia di boccette d'olio col tariffario. Vergognati! Renderai conto a Dio, ti arricchisci sulla pelle delle persone ammalate e sofferenti, ed è per questo che ti ho messo alla porta, se non hai capito, perché c'era gente che me lo diceva, io prendevo tempo per venirti incontro, te l'abbiamo detto con Don Enrico e io ti abbiamo detto piantala di vendere l'olio. Che cosa fa sto disgraziato? Telefona alla referente regionale delle Marche, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che razza di preti ci sono in giro? Questo padre Gebhard somiglia al Don che andava da Padre Pio, capito? Per fingersi amico, e poi in realtà lo tradiva. Ecco, io ho tanti traditori attorno a me. Te l'ho detto, padre Gebhard, mi dispiace averti dedicato tutti questi minuti perché non te li meriti. Sei un prete stregone, sei un prete simoniaco, sei in peccato mortale. Sei in peccato mortale, padre Gebhard. Te lo dico, e perché tu lo sappia, non potrai dire che nessuno te l'ha detto. Tu sei un prete che inganna le persone, soprattutto quelle deboli, come le persone ammalate, alle quali prometti guarigione e salvezza vendendogli l'olio. Vergognati! Vergognati nel nome di Gesù Cristo, io ti scomunico. Poi fai come credi, continua a chiamare. Appena lo so, ci vediamo. Miei cari, oggi è martedì, ieri sera ho tenuto la catechesi, come sapete, abbastanza interessante, della confraternita del Santissimo Rosario. La trovate disponibile sulla playlist di Radio Domina Nostra, la voce video, sinodalismo, la via di Satana e la risposta del Rosario. Ecco, la trovate disponibile, vi inviterei ad ascoltarla. Non è che abbiamo detto sostanzialmente cose nuove, abbiamo fatto un po' il punto della situazione relativamente alla questione relativamente alla terza assemblea sinodale, alla questione del documento che ne è venuto fuori, un documento che alla fine ha vinto, anche se oggi, come vi dirò, ci sono delle novità rispetto a questo sinodocratismo, così l'ho chiamato, il sinodocratismo. Io invento un po', vabbè, lasciamo perdere, i neologi, sinodocratismo, però qualcuno ha detto che esiste anche già altrove. Oggi mi hanno messo la croce molto alta, fra un po' mi arriva in gola. Va bene, allora,
E quindi trovate disponibile questa catechesi tenuta ieri sera. Io sono a Savignano, anche se oggi praticamente mi muovo in Piemonte. Ho di fronte a me le Alpi innevate, le vedo da stamane, ed è un'immagine per me effettivamente un po' terrificante. Come preferisco i palmeti di cocco e la spiaggia fine e il mare limpido, caldo e cristallino, ma tutto è bello perché tutto è creato da Dio. Bene, oggi è martedì, quindi 28 ottobre, la festa dei Santi Simone e Giuda, e il programma è molto intenso perché di pomeriggio saremo alla cappella appunto di Casa Betania Savigliano. Siete tutti invitati a partecipare se volete, con un pomeriggio molto molto intenso. Alle ore 16:30 pregherò il Santo Rosario, la messa in diretta di seconda classe con i nostri cari seminaristi, e poi la fiamma d'amore. Questa sera, siccome è martedì, torna il martedì giovanneo. Ecco, siamo alla 35esima puntata dal mio libro L'Aquila e il Sole, primo volume. Vorrei farvi presente che il secondo volume è del tutto disponibile, acchiappatelo per tempo perché appunto è disponibile e fra un po' andremo a commentarlo. Quello che stiamo commentando è ancora il primo volume. Siamo alla settima sezione che riguarda la guarigione del figlio del funzionario Reggio, alle ore 21 sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Eccolo lì, quell'uomo credette, che bella frase. Dovremmo poter mettere al posto di quell'uomo il nome di ognuno di noi. Don Minutella credette, eccetera, eccetera. Tutti noi dobbiamo credere, quell'uomo credette. Dunque vi aspetto questa sera. Condividete sul canale YouTube di Radio Domina Nostra, iscrivetevi laddove non l'aveste fatto e mettete i like. Ecco, e poi vi ricordo gli appuntamenti fissi che abbiamo già stabilito, perché possiate organizzarvi, a meno che non vi lasciate sedurre dalla sulfurea iniziativa di padre Gebhard e di questa rete di sacerdoti occulti che lavorano di nascosto come fa Satana nelle tenebre contro Don Minutella. Perché non lo fate apertamente come faccio io? Io ti ho redato apertamente, non farò nessuna telefonata ai tuoi, non ho tempo da perdere come fai te. Si vede che avete molto tempo da perdere se fate queste iniziative anti-evangeliche. Quello che ho da dire ve lo dico alla luce, ve lo dico sui tetti, poi sono affari vostri. Siano attenti anche gli altri preti occulti, perché finisce anche così con loro se continuano a usare questi mezzi, chiamando a destra e a manca. Che vergogna, mai vista roba simile, da quando esiste questo piccolo resto che non la piantano i nemici di chiamare la gente per tirarla fuori da questa setta incredibile, da quello che vende l'olio, capito, col peccato mortale grave, con un vero e proprio sacrilegio. Quello è un peccato che porta con sé la scomunica, cioè quel porta con sé la scomunica. Poi, come mi ha detto qualche confratello, padre Gebhard, stia attento che noi andiamo a rimbangare pubblicamente il suo passato se insiste, Lo ripeto, stia attento, posi la cornetta del telefono, perché appena so che ha fatto un'altra telefonata renderò noto che era padre Gebhard prima di presentarsi candidamente con noi. Va bene? E dico a tutti questi preti che avete spettri nell'armadio pensando che poi con Don Minutella la fate franca perché entrate in un club, statevene dove siete, perché questo sodalizio è fatto per preti che hanno un cammino, pur con i propri limiti, santo, di testimonianza evangelica, non come ce l'ha padre Gebhard, che lui sa a che cosa mi riferisco nella diocesi di Vienna, eccetera eccetera. Va bene, miei cari, ecco. Benissimo, allora andiamo adesso alla puntata di oggi, che è molto interessante, che un po' prosegue inevitabilmente su quello che in questi giorni tiene banco come notizia significativa. Adesso la regia vi mostra il titolo, eccolo lì, il sinodocratismo della Chiesa woke, tra parentesi made in hell, per chi non conosce l'inglese come me, ma l'ho scritto io il titolo, insomma l'inglese l'ho studiato, non lo so parlare, però un po', ecco, made in hell vuol dire fabbricato in inferno, hell vuol dire inferno, fabbricato in inferno, made in inferno. Stiamo parlando del sinodo come via imboccata la falsa chiesa di Bergoglio e di Prevoste. Mi scuso perché vedo che la linea è particolarmente disturbata, ma figli cari, voi dovete pregare per me, io devo poter decidere ogni volta come poter tenere tutti in piedi, cioè la giornata di un prete come quella che ho oggi io è semplicemente
terrificante dal punto di vista umano. Per fortuna c'è la grazia di Dio. Allora, perciò abbiate pazienza se va un po' via la linea, perché purtroppo siamo in viaggio. Allora, stavamo dicendo che la questione è la seguente, ne abbiamo parlato ieri sera, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sabato scorso, 25 ottobre, è stata un'altra delle date più simpatiche in relazione all'identità della falsa chiesa bergogliana e oggi prevostiana. Perché i tradizionalisti a Roma si riunivano per celebrare il culto tradizionale celebrato dal cardinale Burke, il cardinale Burke che per 12 anni ha avuto il coraggio di celebrare le messe in unione con il Papa di Pachamama, di Amoris Laetitia e di Fiducia Supplicans. Il cardinale Matteo Maria Zuppi otteneva una grandoria con il placet, con ogni evidenza, ed è questo il punto che vorrei subito sottolineare, di Prevost, quello che chiamano Papa Leone. La devono piantare questi dell'establishment, una cumista che ha un certo seguito sui social, Nuova Bussola Quotidiana, perché proseguono con una ipocrisia che Dio li fustiga. Credere che è sempre colpa del cardinale Tizio, del cardinale Caio, dei preti, dei vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, una volta il cardinale quello, una volta il cardinale Fernandez. A proposito, che fine ha fatto il cardinale Fernandez? C'è qualcuno, è un desaparecido? Ma che fine ha fatto quello che è il... Che peccato, la linea è particolarmente disturbata. Che fine ha fatto quello che è prefetto della fede? Da quando è stato eletto Prevost, questo qui non si vede più in giro, non si sente più una sillaba di quell'uomo lì. È un blackout clamoroso, non è mai accaduto con nessun prefetto della fede, perché il prefetto della fede è la mente della Chiesa Cattolica. E di quest'uomo qui non abbiamo più notizie, ma è ancora in Vaticano. Evidentemente ve lo dico io qual è la strategia: sono dei raffinati corsari della fede cattolica. Praticamente il progetto è che quelli un po' avanzati nell'opera di demolizione dell'identità cattolica sotto Bergoglio, come sono Fernandez e Ollerich e anche Paglia, adesso per un po' di tempo provino a star zitti, provino a non esprimersi più del dovuto, che ci pensano altri, capite? È un gioco di squadra che fanno, come dovremmo farlo noi. Purtroppo però abbiamo preti come padre Gebhard che non lo permettono. Gioco di squadra, per cui adesso è il periodo in cui in questi mesi uno come Fernandez, che nella fase finale della vita di Bergoglio era persino divenuto più importante di Bergoglio stesso, vi ricordo che ha portato avanti una serie di iniziative clamorose, da quella proprio più infame com'è la pubblicazione di Fiducia Supplicans, il documento che prevede l'inespiegabile, altrimenti inestricabile dal punto di vista liturgico, teologico e dommatico e catechetico della benedizione delle coppie gay, alla nota esplicativa sulle apparizioni di Medjugorje, tale per cui padre Livio, che prima esultava, come dicevo ieri sera, oggi è preoccupato, ma avevo ragione io, ancora una volta avevo ragione io, perché mi ricordo che quando è uscito il documento io mi stupivo, avendo ascoltato padre Livio, che era tutto contento, finalmente. Ora è lì padre Livio che è andato a Medjugorje e si è accorto che avevo ragione io, perché questi hanno costruito una Medjugorje senza la gospa. Era quello che volevano. Le apparizioni non contano più nulla, i veggenti devono stare piuttosto, circoscritti e sotto osservazione. Visca è considerata una matta, hai capito? E dei 10 segreti è vietato parlarne. A parte padre Livio, questo ha fatto Fernandez, ha messo insieme una serie di iniziative, compresa quella della Trenecito, Fiducia Supplicans, Medjugorje, una Medjugorje senza più Maria, capito? Una Medjugorje con Papa Francesco e Aldo Cavalli, il visitatore apostolico, che deve scrivere i messaggi. E infatti quei messaggi non dicono più nulla. Sì, c'è un invito alla preghiera, per carità, non è che sono messaggi, che vanno contro, ma non dicono nulla, che questo è il progetto. Quei messaggi non devono dire più nulla. Siamo sicuri che nel frattempo la Madonna veramente non abbia parlato di altre cose decisive? Quindi 3 cose che, scusate quest'ampia come dire, considerazione, che però mette conto fare presente, perché così fa capire le strategie. Quindi un Fernandez, il porno teologo approdato oltre Tevere, che nello spazio di poco tempo crea un documento, quello di Supplicans, con cui si apre
ufficialmente con un documento a tutta la vergogna a cui stiamo assistendo in questi giorni. Cioè Savino può dire che unirsi sessualmente tra persone dello stesso sesso, che io preferisco non pensarla questa cosa. Io personalmente ho grandi persone omosessuali, però io non riesco a pensare una cosa del genere, non riesco a pensarla, abbiate pazienza. L'amore può nascere tra due uomini o tra due donne, ma è un amore per forza di cose eidetico, che passa cioè attraverso le idee, il sentimento, ma non può passare attraverso la pelle, la carne. Io ve lo dico come la penso, perché per me dovrebbe essere, vabbè, ma lasciamo perdere questo, il documento fiducia supplica, poi la nota esplicativa su Medjugorje, e poi prima di sparire, prima dell'8 maggio, prima di scomparire, Fernandez condanna pure Maria Valtorta, perché dice che i suoi scritti, letti da milioni di autentici cattolici nel mondo che si nutrono, guardate che l'opera della Valtorta è tradotta in tutte le lingue del mondo, arabo, giapponese, ungherese, anche le lingue più difficili, capito? Nutre milioni di persone nel mondo, in America Latina la leggono, la Valtorta va di suo, come il cristianesimo delle origini, che era, vi ricordate? No? Il cristianesimo delle origini era ostacolato, condannato, perseguitato, messo a morte, andava di suo. E così è la Valtorta, perché è un'opera soprannaturale Maria Valtorta. E intanto Fernandez ha messo pure l'artiglio su queste cose qui. Dopodiché è scomparso. Non si è più visto Fernandez. Perché? Perché Fernandez insieme, ricordatevi questi nomi che vi faccio, io almeno 3 ne faccio. Fernandez, Prevost e Kupic di Chicago, e sono erano i pupilli di Bergoglio. Bergoglio è sceso nella Basilica di San Pietro prima di morire con il mantello, come si chiama quella roba lì, non mi viene in questo momento, il mantello, no? Peruviano, il poncio, per dare indicazione di chi doveva essere il suo successore. Magari quel poncio apparteneva proprio anche a Prevost, che gliel'avrà regalato, e Bergoglio prima di morire se l'è messo addosso. Ecco, allora in tutta questa situazione qui il progetto è portare avanti, come vi ho detto, la puntata di oggi potete anche la di ieri sera, un po' più veloce, perché abbiamo problemi con la linea, quindi possiamo tenere i limiti di velocità dell'autostrada. No, scrivono che io costringo ad andare veloce, significa entro i limiti di velocità, sono costretto a precisarlo, no, sono costretto a precisarlo, perché se no scrivono chissà che cosa, entro i limiti previsti, perché stiamo andando a 80 in autostrada per consentire una buona ricezione, in realtà conviene andare più veloce, entro 120-130 secondo i limiti previsti. Allora, stavo dicendo, il sinodocratismo, che significa il potere del sinodo, perché, come dicevo ieri sera, il sinodo deve, come via sinodalista, eliminare la Chiesa come l'ha voluta Gesù Cristo. Qui è in gioco, io mi stupisco che la stragrande maggioranza della gente faccia finta che i preti si la vita come se nulla fosse, forse perché pensano che non ci si arrivi, però l'idea, come scrivono i social media unacumisti, che siano ogni volta Tizio che è Simpronio e non il Papa che invece vuole tutto questo, è un'idea bislacca, perché Prevost, come vi ho detto ieri sera nella catechesi disponibile, Prevost a giugno, incontrando la conferenza episcopale italiana, li ha bacchettati, siccome c'erano state le prime resistenze, ha detto dove siamo lì. Ecco, adesso forse sì. Dicevo che Prevost, abbiate pazienza, proprio, siamo in Piemonte. Aspettiamo che il segnale. Dicevo che allora Prevost, immaginate voi come io faccio che si tra padre Gebhard e il segnale che manca. Mamma mia, che la Madonna mi assista. Allora, stavo dicendo che detto, ricolleghiamoci. Prevost, dicevo, quindi Prevost ha voluto dire ai vescovi che si opponevano: state attenti, perché il sinodocratismo dovrà andare avanti, quello della chiesa woke, quello del mini gay pride nella Basilica di San Pietro, dove
Elsi e Merletti, questo è il caos totale della Chiesa di Roma, e soprattutto perché, miei cari figlioli, Savino, il vescovo di Cassano allo Ionio, scelto prima da Bergoglio e poi confermato, lo ricordo a quelli che fingono di non accorgersi che tutto questo è voluto e benedetto da Prevost, tutto questo è voluto da Prevost stesso. Allora, ieri vi ho dato notizia che l'assemblea, la terza assemblea sinodale, ha approvato il documento che prevede, come penso saprete, prevede un paio di scelte praticamente drammatiche, come per esempio quella del riconoscimento delle unioni omoaffettive, e quindi anche con questa clausola diabolica per cui si sdogana la fede e la morale cattolica, per cui i gay si possono unire carnalmente, sessualmente, i gay, ovviamente anche le lesbiche, e poi questa è la prima gravissima scelta del Sinodo. Vedete che tutte le iniziative, lo dicevo anche ieri sera, passano attraverso il Sinodo. Lo voglio ricordare: Amoris Laetitia, la comunione ai concubini, peccato in stato di peccato mortale di ordine e di disordine morale oggettivo, avviene attraverso il Sinodo sulla famiglia 2016. Pachamama e l'adorazione idolatrica e diabolica del feticcio dell'Amazzonia amazzonico avviene a seguito del Sinodo del Sinodo sull'Amazzonia nel 2019. Vi ricordate quelle immagini da non dimenticare? Dov'era Burke? Dov'era Burke quando Pachamama veniva portato in processione? Era intento a distruggere Don Minutella, come provano a fare molti uomini di chiesa, l'ultimo dei quali padre Gebhard, perché mi chiama il cardinale Burke per dirmi: chiedi perdono a Papa Francesco in ginocchio e ritirati in un monastero. Peccato che non si sia accorto che nel frattempo lì c'era Pachamama, ed è venuto fuori il documento Querida Amazonia, dove per un soffio non si è parlato dell'abolizione del celibato ecclesiastico, perché è intervenuto Ratzinger. E poi ancora il Sinodo sulla sinodalità 2023-2024, che ha prodotto l'infame documento Fiducia Supplicans. Non dimenticate che la ciliegina che farcisce la torta è il documento ufficialmente apostata di Abu Dhabi, la dichiarazione di Abu Dhabi sottofirmata da Bergoglio, nella quale dichiarazione si afferma che il pluralismo delle religioni è voluto da Dio. Niente di più grave di tutto questo. Come vedete, tutte queste iniziative procedono attraverso, come dicevo ieri sera, la parola magica del Sinodo. Adesso è il sinodocratismo, cioè il potere del Sinodo, che deve costruire una chiesa alternativa a quella voluta da Gesù Cristo, perché il progetto è quello della distruggere la volontà fondativa di Gesù Cristo. La domanda che ogni prete, teologo, vescovo, cardinale, Papa e tutti dovrebbero farsi, tutti i battezzati dovrebbero farsi, è: ma queste novità, queste iniziative sinodali, queste aperture sono volute da Gesù Cristo? Sono benedette da Dio? Perché lì è il punto, miei cari figlioli, altrimenti che ce ne facciamo delle novità? E adesso andiamo a vedere un po' come sono andate le cose. Cominciamo con la notizia per cui due vescovi italiani, il vescovo Giovanni Paccosi di San Miniato in Toscana e il vescovo Suetta di Sanremo, si sono già espressi. Paccosi ha parlato di inadeguato riconoscimento delle unioni omoaffettive, e Suetta ha detto: la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, non può cambiare la dottrina, proporrò di rettificare i passaggi ideologici sui diritti degli omosessuali. Capito? Quindi due vescovi si sono espressi oggi, tra ieri e oggi, apertamente. Vedrete che faranno la fine di uno come Giovanni d'Ercole, per fare un nome, e altri, cioè messi alla porta, invitati perché improvvisamente poi si dimettono prima dell'età canonica, oppure dicono che stanno male, o se non si sa mai il motivo perché, hanno comunicato, come è successo qualche giorno fa a un altro vescovo toscano, quello di Pistoia, che si dimette, non si capisce mai bene perché, come è successo a Giovanni d'Ercole. Vi ricordate perché si è dimesso Giovanni d'Ercole, Monsignor Giovanni d'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno? Si è dimesso perché c'era stato il problema delle chiese che hanno chiuso durante il regime pandemico. Va bene? Lui non era d'accordo con questa scelta, che in effetti è clamorosa, da parte dei vescovi italiani, l'ha detto,
e poi dopo poco tempo se n'è andato. Quindi il progetto qual è? Che sotto la guida del falso Papa Prevost, con la conduzione della loggia massonico-satanista che farà di tutto per costruire una chiesa alternativa a quella voluta da Gesù Cristo, chi si permette nella chiesa del todos, la chiesa Wok arcobaleno, per la quale, vi ricordo, Charlie Kirk ha preferito morire martire della chiesa cristiana evangelica e non di quella cattolica, perché diceva a sua moglie: io nella chiesa di Roma Wok non ci entro. Ecco, chi si sottrae a questo sinodocratismo arcobalenista voluto dai poteri forti, perché devono a tutti i costi costruire la società dell'anticristo, perché l'ha detto Papa Benedetto XVI, perché l'ha detto Papa, mamma mia che pazienza, perché l'ha detto Papa Benedetto. Dovrò fare delle scelte prima o poi, miei cari figlioli, come vedete non riesco, dovrò fare delle scelte. Quando sono impegnato pastoralmente dovrò esimermi. Padre Livio, ho fatto il direttore di Radio Maria stando lì ogni mattina, io devo viaggiare, fare il missionario, svolgere tante cose. La Madonna mi ispirerà. Mi dispiace per voi, non per me, mi dispiace per voi perché so che seguite con attenzione queste interruzioni, vi diciamo. Allora, stavo per concludere dicendo che questa chiesa sinodocratista, chiesa Wok arcobalenista, vuole a tutti i costi, come chiesa del todos, far credere che sono tutti d'accordo, che sono tutti favorevoli a questi cambiamenti diabolici come quello di benedire, perché se poi viene Savino e Zuppi che dicono che unirsi cardanza buona tra persone dello stesso sesso, perché non il matrimonio? Perché non il matrimonio in chiesa? Capite? E allora chi si permette di esprimere un parere diverso, vedrete che fine fanno. Ecco, nel frattempo gli organi di stampa ne hanno parlato moltissimo, cito qualche esempio. La Stampa, Marconi, non so chi sia questo Marconi, è il presidente dei vescovi delle Marche, perché poi fanno a gara a chi la spara più grossa, membro del Consiglio Episcopale, spiega il documento dell'Assemblea Sinodale sull'inclusione, l'altra parola magica, sinodocratismo, inclusiocratismo, no? È tutto, basta che voi con Don Minutella abbiate chiaro la grammatica, il dizionario della falsa chiesa, siete a posto. Inclusione, la parola magica, inclusione, includere. Sull'inclusione, sinodo senza contrapposizioni ideologiche né polarizzazioni dannose. Che significa? Dovete pensarla come noi, todos, significa il regime, il totalitarismo ecclesiastico, significa il regime bergoglian prevostiano, significa guai a voi se non siete tra i todos, perché con 2 calci nel sedere vi buttiamo fuori, scomunicati o dimessi dai vostri ruoli. Ecco, questo è un po' il criterio che sta andando avanti, e sempre risuona Papa Francesco e il todos, il todos. Questa è la Stampa, con Monsignor Marconi, vescovo marchigiano. Poi ci sono naturalmente le altre notizie che circolano. Guardate Avvenire, che vi raccomando di comprarlo ogni giorno se siete provvisti di altra carta. La Chiesa italiana guarda futuro, eccolo il titolo più bello, non vi pare? Non vi pare che sia bello questo titolo? La Chiesa italiana guarda al futuro. Cari miei, questa è la Chiesa del futuro, coi gay che si sposano in chiesa con la diaconessa che li benedice, capito? Li benedice con la statuetta di Pachamama e invoca l'intercessione del beato Papa Francesco. Questa è la Chiesa del futuro, miei cari. Elementare Watson. La Chiesa italiana, Avvenire, guarda al futuro, capito? Questo è il titolo, uno dei titoli più clamorosi, secondo me, di ciò che è accaduto sabato mentre Burke era lì a celebrare la messa in Vetus Ordo.
Ecco, Repubblica non smette di interessarci, mancherebbe altro. Il titolo di qualche giorno fa è "La richiesta del Sinodo italiano, i vescovi sostengano manifestazioni contro l'omofobia". Ora io qui devo dire quello che ho già detto ieri sera, perché entri bene nelle teste. State attenti tutti voi del piccolo resto e di tutti quelli che mi ascoltate, perché se anche in questa situazione qui, mi rivolgo ai preti che mi ascoltate, farete finta di nulla, attenzione che è una chiesa che vuole stare dalla parte dei gay pride. Più chiaro di così che si tratta di una chiesa di Satana, che cos'altro si dovrebbe aggiungere? Voi avete idea di che cosa sono i gay pride, no? I gay pride sono quelle manifestazioni carnescialesche nelle quali, attraverso carri trionfali, non si capisce mai bene finanziati da chi, no? Questa gente che compare e viene chissà da dove. Io ho fatto una ricerca, guardate che molti di questi che si esibiscono, trans, omosessuali, gay o lesbiche, sono sempre gli stessi. Alcuni volti io li ho visti indifferentemente a Bologna, a Milano, a Torino, a Genova, a Palermo, a Reggio Calabria, a Cagliari, a Napoli, a Bari, ad Ancona e all'Aquila, per dire, no? Sono sempre gli stessi, guardate. Hanno sempre gli stessi abiti da carnevale, no? Ma c'è una marcia in più perché ora hanno l'approvazione dei vescovi italiani, ti pare poco? Quindi possono mettersi i testicoli e il pene, scusate se sono chiaro, ma bisogna esserlo, perché sennò qui giochiamo col fuoco. Possono esibirsi nudi, perché io ho visto le immagini della bambina che vede il preservativo gigante a forma di palloncino e chiede al papà: papà, che cos'è quel palloncino lì? E il papà non sa che rispondere, perché povero disgraziato si è trovato a passare, perché poi prendono questi cortei le vie principali, guarda caso con le approvazioni dei comuni eccetera eccetera, delle vie principali, ci scappa il morto a dire queste cose. Sì, è possibile, guai a toccare, vi ricordo Charlie Kirk, guai a toccare queste questioni qui, ma se non lo facciamo la gente si perde. Non c'è amore più grande di il pastore che dà la vita per le pecore. Che cosa devo fare? Devo star zitto? Quando vediamo i vescovi italiani approvare un documento in cui vengono affermate cose come il sostegno alle manifestazioni contro l'omofobia. La manifestazione contro l'omofobia sono anche dei disgraziati, sono disonesti, perché il gay pride è niente affatto una manifestazione contro l'omofobia, perché se c'è gente seria e vede come sfilano questi qui, ancora di più si arrabbia. E infatti ci sono persone omosessuali penalizzate, sono non solo quelle del piccolo resto, ma sono anche persone omosessuali che non militano sotto la bandiera, no, arcobalencratica, che non ci stanno a queste manifestazioni, che si sentono vilipesi, che si sentono umiliati, che si sentono imbarazzati persino. Se prima in passato dicevano con più libertà sono omosessuale, ora magari qualcuno ci pensa due volte, perché alla luce di queste manifestazioni sanno molto bene che il popolo che non ha visibilità nei media non li vuole queste manifestazioni. Il popolo della famiglia, la gente con un po' di senno, di buon senso, la gente italiana che lavora e fatica, hai capito, e che non ha tempo da perdere dietro vabbè, lasciamo perdere, rischio di esprimermi in maniera pesante, che non ha tempo da perdere dietro a queste carnevalate, è la gente di buon senso che poi non è d'accordo con queste cose qui. Io, mi pare ieri mattina, aiutatemi a ricordarlo, ho letto i commenti sul profilo Facebook della CEI di alcuni che intervengono, e non sono del piccolo resto, dove dicono dimettetevi, dicono i vescovi, dicono a Zuppi ormai tu sei un politico, non ci parlate più di Gesù. Ma vi rendete conto che questi vescovi non parlano più di Gesù Cristo, del Vangelo, della vita eterna, diciamo del Vangelo, e parlano del sostegno alle manifestazioni gay pride. Io trovo che tutto questo è veramente l'indice, casomai ce ne fosse bisogno, di una vera e propria apostasia dichiarata. Quella non può essere la Chiesa Cattolica, lo dirò fino alla nausea, lo dico da teologo oltre che da guida del piccolo resto. Quella non è la Chiesa Cattolica, capito? Quella non è la Chiesa Cattolica. Alla luce della telefonata di padre Gebhard e di quelli che se ne vogliono andare, di quelli che in questa fase qui tra padre Ciabelo e padre Tamaio ci stanno lasciando, ieri Vicente Montesinos ha fatto un video, credo l'abbia prodotto lui su Adorazione Liberazione, in cui parla della terza scomunica data a Dominutella. Lo sapete? Lo sapevate? Parla di una terza scomunica data a Dominutella. Le prime due me le ha date Bergoglio, dice lui.
La terza me la dà il popolo del piccolo resto, quando hanno tutti questi dubbi, queste perplessità. Poi i preti occulti si accorgono di questa difficoltà e chiamano, capito? Chiamano, padre Gebhard chiama la referente delle Marche e gli dice quello che non so che cosa gli ha detto, per dire di tirarsi fuori, perché vedono l'incertezza. Se avessimo fatto quadrato, miei cari figlioli, non sarebbe andata così. Ma volete rimanere in quella chiesa o volete tornare in quella chiesa? O andarvene dove? Col prete che vende l'olio? O sugli ermicolli a godervi un cristianesimo che non rompe le scatole a nessuno e che va avanti così tranquillo? E vedetevela voi, io resto sul fronte e combatto. Se sono il leone di Maria, questo non lo so, quello che posso dirvi è che io sono lì a combattere. Allora, per ritornare ai due vescovi, il primo è stato Monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, che ha pubblicato sul sito della diocesi un testo inviato al portale Interris. E il giudizio è abbastanza significativo e lapidario. Dice: in alcuni articoli c'erano, gli articoli ovviamente si parla del documento promosso dalla terza assemblea sinodocratica di Zuppi Prevost, della falsa chiesa, dice: in alcuni articoli c'erano tutte insieme proposte non omogenee e tendenziose. Ovviamente si riferisce a questa approvazione dell'omoaffettività e soprattutto del sostegno ai carri dei Gay Pride. E Monsignor Paccosi aggiunge: nel nostro documento sinodale ci sono alcune espressioni che ritengo ambigue, proprio quelle che adesso sono sulla bocca di tutti, e cioè praticamente dice Paccosi: il documento è ampio, è circostanziato, è approfondito, come mai tutti parlano di questo problema qui, che è esattamente peraltro quello che crea il vero problema, perché la Chiesa, se è quella di Gesù Cristo, mai e poi mai potrà mostrare sostegno ai Gay Pride e mai poi mai, come invece ha fatto l'apostata eretico Savino di Cassano Ionio, potrà arrivare a dire, un vescovo successore degli apostoli, che l'unione carnale tra persone dello stesso sesso non è più peccato. Ecco, lui lo dice, Paccosi lo dice sul punto controverso dell'accoglienza delle persone omosessuali. Per esempio, si aggiunge all'accoglienza auspicata il riconoscimento, e dice giustamente Paccosi: ma un conto è l'accoglienza, un conto è il riconoscimento. E qui però Monsignor Paccosi mi permetta di dirle, a lei e a tutti i vescovi che avrete il nostro sostegno nella preghiera, che avreste dovuto pensarci prima, perché già questo Don Minutella lo faceva e voi ne avevate contezza, che parlare di accoglienza significava già ai tempi di Bergoglio, anni e anni fa, quando ha detto chi sono io per giudicare un gay, significava semplicemente questo. Accoglienza significava riconoscere il peccato, riconoscere la vita come viene. Vi ricordo Fernandez, no? Con la stola mentre abbraccia un transessuale, la vita come viene. Quindi è del tutto evidente, miei cari figlioli, che questo documento è sinodocratico ed è il trionfo della Chiesa woke. Perché c'è questa Chiesa woke? Una volta ancora di più, per la milionesima la volta lo diremo. C'è questo documento, c'è questa Chiesa woke perché l'ultimo tassello che Satana deve giocare per costruire la Chiesa antagonista di Cristo e quindi dell'anticristo è l'approvazione del peccato contro natura. Dobbiamo dirlo. Mentre manifesteremo fino alla morte affetto, vicinanza e amore, ma amore pastorale, amore vero, quello soprannaturale di Cristo Signore che circola e fluisce nel nostro cuore verso le persone omosessuali, con la stessa libertà diremo che l'approvazione e il riconoscimento della omoaffettività, intesa anche come relazione sessuale, è esattamente l'ultimo tassello giocato da Lucifero, da Satana e dai partigiani di Satana per ufficializzare concretamente la Chiesa del diavolo, la Chiesa dell'anticristo. E dovete vedere tutto in successione, dovete vedere in successione il mini Gay Pride con fanculo alle regole e gli artigli del tale che si fa la foto per cantare vittoria con i gay e le lesbiche che si tengono per mano entrando attraverso la Porta Santa. Dovete vedere in sequenza il Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, che il 6 settembre alla Chiesa del Gesù, nell'omelia rivolta alla messa per i gay, vorrei capire che caspita significhi mai una messa per i gay, dice che ci sono verità morte, dice che
la realtà vale più dell'idea, e cita, ovviamente non può citare a quel punto lì il Vangelo, ma cita Papa Francesco, è ovvio, il nuovo Messia, è il falso profeta effettivamente. E guardate, la designazione di Bergoglio come falso profeta è del tutto legittima, perché è una designazione autentica, ha aperto la strada, ha fatto il precursore dell'anticristo Bergoglio, non c'è dubbio su questo, tant'è che sono costretti a citarlo quelli che vanno avanti come Savino a dire queste cose, che non fanno che citare Papa Francesco. E infatti Savino poi, qualche giorno prima dell'approvazione del 25 ottobre relativa al documento sinodocratico della Chiesa WOC, afferma, senza che nessuno lo sanzioni, rimanendo lì tranquillamente al suo posto, che l'unione omoaffettiva, sessualmente parlando, tra persone dello stesso sesso non è peccato. Ecco, come vedete il quadro è completo, miei cari figlioli, il quadro è del tutto completo. C'è anche, quindi dice Monsignor, il Vescovo di San Miniato, Monsignor Giovanni Paccosi, che accogliere non significa riconoscere, e che lui vede, e per cui si tira fuori, vede, anzi più che tirarsi fuori, annuncia che a novembre, quando ci sarà il passaggio di questo documento dell'Assemblea Sinodale all'organo di presidenza della CEI, perché lì vale più ormai di un Parlamento. Io speriamo che viene nostro Signore e, come ha fatto al Tempio, ha buttato a terra i banchi dei cambiavalute, faccia lo stesso con tutte queste assemblee, questi gruppi, sottogruppi. Vi ricordate, di sera citavo Monsignor Castellucci, organismi di compartecipazione, com'era? Ecco, tutte queste cose qui, questi organi, passaggi, sottopassaggi, contropassaggi, soprapassaggi, sottopassaggi, la Chiesa è andata in mille rivoli, miei cari figlioli, la Chiesa cattolica è altrove, non c'è dubbio, guardate, la Chiesa cattolica non è quella che adesso sembra rappresentare, quella è la Chiesa WOC, quella è la Chiesa sinodocratica, quella è la Chiesa dell'Anticristo, come diceva Monsignor Fultocini, il corpo mistico dell'Anticristo. Ecco, poi dopo, quindi lui, il Vescovo Paccosi, dice che appunto se ne dovrà discutere. Vediamo come finirà, lo sappiamo come finisce, che questi verranno, come sempre accade, emarginati, i massoni gli metteranno contro tutto, vedrete, perché sanno questo, gli organi di stampa vanno a rovistare se c'è qualche spettro nell'armadio. L'hanno fatto con me, ancora sbavano di non aver trovato nulla, capito? Povero me, se io avessi avuto qualche, diciamo, nella mia vita passata, qualche ammanco, che può anche capitare al limite, non è che senza peccato scagli la prima pietra. Per fortuna io sono trasparente, e questi ancora non se la perdonano, che hanno rovistato a destra e a manca, per cui poi sono stati costretti a citarmi in tribunale con accuse infamanti che il PM finora, grazie a Dio, hanno archiviato per insufficienza di prove. Funziona così, come si dice, perché il fatto non sussiste, perché dove non hanno potuto trovare nulla per fermarmi, perché solo così, i massoni così ti fermano, non è che ti vogliono sparare, ti fermano così, ti screditano agli occhi dell'opinione pubblica, che Don Minutella andrà raccontata la storia di Don Minutella poi, perché è una storia incredibile. Ci hanno provato in quel modo lì, non hanno trovato nulla, e allora via con la macchina del fango, sequestra, corroba i limiti dell'idiozia totale, ma siccome la gente è come i pecoroni, ascoltano, sequestra le donne, non è servito a nulla che i familiari vengano. Abbiamo mostrato i genitori di Suor Alessia, i genitori di Suor Nadia, i genitori di Suor Marica, per fare solo qualche nome, niente, capito? Non serve. Dice, ma quel genitore è andato in TV, attenti, in TV e nei giornali, la madre delle due sorelle, delle due sorine libanesi, a dire che sono sequestrate, che il fondatore non gliele fa vedere. Scusa, allora com'è possibile che lei dica questo e gli altri genitori vengono a Piccola Nazareth? Come funziona? Non gli è funzionato, e quindi giù con la macchina del fango, e quindi io ancora oggi sono costretto a proteggermi coi miei legali, che pago, capito? Io pago i miei legali per accuse infamanti che una dietro l'altra mi citano in tribunale. Perché? Perché mi devono far fuori.
Mi devono far fuori perché grido la verità, e vedrete che se qualcuno nella chiesa walk del Tada Tada Stadas, no? Tutti fratelli, fratelli tutti, chi siamo noi per giudicare, ponti, non muri, vedrete che quelli che non si omologano alla dittatura di Satana che Bergoglio ha introdotto quando Benedetto XVI non gli ha dato il munus, saranno trattati alla stregua di Dominutella. Già sono lì alla ricerca i primi giornalisti per vedere se Suetta o Paccosi non hanno... in Germania l'hanno fatto già. Quando c'è stata la sinodale Erweg in Germania, la via sinodale, e c'è stato il cardinale Wölki di Colonia o qualcun altro che rispetto al sinodocratismo incarnato da Monsignor Betzing, presidente dei vescovi tedeschi, ha rifiutato l'approvazione di documenti che parlavano come ora avviene in Italia, perché questo è un processo che sempre più deve coinvolgere come il gioco dei birilli tutte le conferenze episcopali mondiali, finché non sarà chiaro che il povero Papa Leone è costretto a firmare i matrimoni gay nelle chiese perché glielo chiedono le conferenze episcopali italiane. Questo è l'altro problema del collegialismo. Ecco, allora, voi vedete molto bene che cosa è successo in Germania. Quando il cardinale Wölki, che era tranquillo, a posto, ha detto io non firmo queste approvazioni che ora circolano nelle chiese italiane, cioè i matrimoni gay, l'abolizione del celibato, le diaconesse, eccetera, è scattata subito una pubblica diffamazione del cardinal Wölki per presunti casi di copertura di abusi sessuali. Ma mentre per Prevost è ancora tutto da verificare, e ci sono prove che anzi dicono che è andata così, nel caso di Wölki non era per niente così, non c'era niente di vero. Però sai come funziona? La massoneria è molto astuta, ha il quinto potere che è quello dei media, te lo gioca quel potere contro, perché la gente ci casca, che si va a comprare Repubblica, la Stampa e il Messaggero, leggi queste cose, non è che si interroga se è vero, come ai tempi della pandemenza. Ai tempi della pandemenza milioni di italiani in macchina li vedevi da soli, coi finestrini chiusi e la mascherina. Questo è il popolo italiano. Durante la pandemenza c'era gente che vedevo io, capito, in macchina da soli con le finestrini chiusi e la mascherina, col rischio di mangiare l'ossigeno bruciato dal proprio fiato. Quelle cose lì, anidride carbonica, no? Quelle cose che sapete. Come fai a parlare con questa gente? Come fai a convincerli che a Roma c'è una falsa chiesa? Come fai a spiegargli che c'è la chiesa woke, che è tutta un'organizzazione? Perché la massoneria ha in mano il potere mediatico, i media, i mass media. Quindi ecco, quando scrivevano le Iene, Minutella, il prete show, Minutella si fa la sua chiesa, Minutella sequestra le donne, Minutella si fa i soldi, gli appostamenti, capito? Ecco perché non mi sono reso disponibile all'intervista delle Iene, perché non è un giornalismo serio quello. Ma non c'è un giornalismo serio. Oggi la massoneria ecclesiastica impone questa chiesa woke in ragione del fatto che il quinto potere massonico, che è la stampa, che è l'informazione, cavalca a loro favore. Ecco Charlie Kirk. Vi ricordate la dichiarazione dell'apostata Parolin, segretario di Stato? È stato capace, appena ha avuto notizia della morte Charlie Kirk, al limite si può dire che non sapeva nulla. Allora un segretario di Stato, se non ha bene chiara la cosa, non parla, quindi sapeva bene come stavano le cose, e questo si permette di dire chi parla con violenza attira violenza. Certo, perché gli dava fastidio uno come Charlie Kirk alla chiesa woke di Roma, perché è una chiesa che vuole i matrimoni gay, che non difende più la vita contro l'aborto, che la Pontificia Accademia per la Vita guidata da Monsignor Pegoraro strizza l'occhio al suicidio assistito. È una follia totale, fiori cari. E il progetto è quello, di fronte al sinodocratismo, ecco, della chiesa woke, del made in hell, del made in inferno, chi non si schiera e non si omologa alla chiesa del Stadas, che non è altro che invece un vero e proprio regime sinodocratico voluto da Satana, chi non si schiera si prepari, ecco perché molti non lo fanno poi, si prepari a una vera e propria persecuzione mediatica, all'isolamento, alla ghettizzazione sociale.
Poniamo che se c'è un vescovo, pensate a Ravasi, faccio un esempio, il cardinale Ravasi, no? Ultra ottantenne ormai Ravasi. Allora, ascoltate bene questo, Ravasi direi, è il biblista più noto in Italia, a livello di editoria, pubblicazioni, interventi televisivi, è andato dappertutto, dalla Rai a Mediaset, no, a parlare comprensibilmente, anche se con delle notevoli aperture moderniste, però con una competenza effettivamente tale. Ratzinger l'ha fatto cardinale, eccetera. Provate a immaginare voi se il cardinale, come si chiama questo che ho detto, Ravasi, improvvisamente gli scappa per la testa di dire: io non sono d'accordo con quello che stanno facendo i vescovi in Italia. Lui non è nella Conferenza Episcopale Italiana perché ha lavorato in Vaticano, è cardinale emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura. Ma poniamo che decida di fare un intervento come ha fatto Suetta e come ha fatto il vescovo anche di San Miniato, che dica questo, che dica questa direzione, poniamo, per follia, perché non lo fanno, o Comastri che scherza, citiamo questi due, Comastri e Ravasi. Comastri ancora di più. Provate a immaginare Comastri, cardinale che pubblica volumi con le edizioni paoline, stimatissimo, invitato a destra, invitato a manca, lo chiamano cardinale santo, il cardinale che prega, il cardinale col rosario, il cardinale di Maria, il cardinale dei santi, il cardinale di Madre Teresa, il cardinale di Padre Pio, il cardinale che prega, eccetera, eccetera. Provate a immaginare se Comastri fa una dichiarazione, che dovrebbe farla se fosse uomo di Dio, nella quale dice: io mi dissocio apertamente da questa chiesa woke e aspetto che Papa Leone si pronunci. Guardate, immediatamente scatterebbe la macchina del fango, la macchina dell'isolamento socioculturale, la macchina della ghettizzazione, sino a quando non trovano il tallone d'Achille per citarlo in tribunale o farlo passare per un mostro. Questo sa fare la massoneria. Eroizza e canonizza figure diaboliche come Bergoglio, va bene? Questo fa la massoneria con il quinto potere mediatico. Eroizza o eroicizza e canonizza figure diaboliche, divisive e autocratiche come Bergoglio, e demonizza e condanna e spedisce alla condanna della damnatio memoriae continua un prete trasparente, cristallino, adamantino come Don Minutella, che ha il solo obiettivo di aprire le menti alla verità, perché stanno ingannando, è la chiesa dell'inganno, c'è Satana a Roma, questi non hanno alcun interesse per i nostri amati fratelli omosessuali, fanno questa apertura perché deve venire la chiesa dell'anticristo. I matrimoni gay in chiesa, l'ha detto Papa Benedetto, sono i matrimoni, sono il segno della chiesa dell'anticristo. Scatta la macchina immediatamente. Se tu non devi star zitto. Nella chiesa del tutti, guardate l'inganno, la trappola, no? La truffa, la chiesa sinodale. Sinodale significa che tutti parliamo. Che mi ricordo, l'ho detto altre volte, dalle parti della Nuova Bussola Quotidiana, il professor Fontana, nei giorni delle congregazioni generali dei cardinali che dovevano eleggere il Papa, il 2, 3, 4, 5, 6 maggio, eccetera, non smetteva di scrivere sulla Nuova Bussola Quotidiana: il prossimo Papa deve a tutti i costi impedire la via sinodale, il sinodalismo è la vera piaga, e su questo aveva ragione. E dov'è ora Fontana a dire che sta andando ugualmente avanti così? E no, perché deve passare l'idea che è il Papa che ha cambiato pagina, che è il Papa che ci riporta al passato, che questo Papa non è Bergoglio. Capito? Il grande inganno. La Chiesa sinodale, si riuniscono 800 partecipanti da tutte le diocesi d'Italia, sono andati lì a discutere. Ma che discutono? Non è vero niente. E come ha detto il cardinale Müller al sinodo sulla sinodalità, vi ricordate quando ha raccontato che passava il documento e tutti erano obbligati a firmare sotto lo sguardo malefico di Bergoglio, perché lui voleva sapere, casomai farsi indicare chi erano i vescovi che non firmavano. È andata così a Monsignor Giordani d'Ercole, che almeno ha avuto il merito di dire chiaramente come la pensava e si è dovuto tirar fuori. Chi non si omologa a questa chiesa sinodocratica, della chiesa woke, della comunità woke arcobalenista, dell'agenda dei poteri forti entro l'agenda 2030, che va avanti nonostante Trump in America, Putin in Russia, il progetto deve a tutti i costi andare avanti. Il progetto è il matrimonio gay nelle nostre parrocchie, nelle cattedrali d'Italia.
Il progetto è documenti che con una disinvoltura sempre più inimmaginabile dicono che esiste la famiglia alternativa. Questo è il progetto. E guai a chi non si omologa. È la chiesa della sinodalità, sinodos, camminare insieme. Fanno credere questo. Guardate quanto è astuta la massoneria ecclesiastica. Fanno credere che è la chiesa del camminare insieme, dello stare insieme, discutere insieme, parlare insieme. Il documento viene fuori da tutta una trattativa. Tu hai parlato, tu sei d'accordo. Stai attento però se non sei d'accordo. Todos, ti tagli a testa. In siciliano, ti taglio la testa. Se non ti omologhi fuori, sei out. Infatti Caterina Emmerich, quando parlava della falsa chiesa, e basta, mi fermo qui, diceva chiaramente che questa falsa chiesa, dice, facevano entrare tutti e buttavano fuori, per dire a parole mie, i veri cattolici, come stanno facendo con noi, perché noi non ce ne siamo andati come ha fatto Don Leonardo Maria Pompei, lo ribadisco una volta ancora di più, ognuno rifletta, noi siamo stati buttati fuori, è una cosa diversa. Io sono stato forzatamente portato fuori dalla parrocchia perché io non la volevo lasciare, perché avevo il dovere morale di rivolgere i miei fedeli per dir loro di stare attenti a questa direzione che oggi è quella ufficiale. E così stanno lavorando per il diavolo, fintanto che non ci si schiererà con Don Minutella e col piccolo resto, saranno forse sciupate inutilmente. A che è servito Burke, con quella carnevalata non diversa dall'altra, di entrare a San Pietro a celebrare la messa in unione con Papa Leone nel silenzio complice di tutto questo? Così Burke non viene disturbato, capito? Burke non viene disturbato. Sì, scrivevano quando lanciava qualche strale a Bergoglio, ma poi dopo, se è stato zitto, non l'hanno più disturbato, capito? E invece Don Minutella nei prossimi giorni per l'ennesima volta dovrà difendersi in tribunale, capito? Con accuse incredibili, ne finisce una e ne comincia un'altra. Ecco. Bene, miei cari, questo era quello che volevo dirvi oggi. Mi scuso perché c'è stato qualche problema, però solo nella prima parte, a dire il vero, della diretta, poi il segnale si è assestato, quindi sono contento che abbiate potuto seguire, perché sono giorni importanti per star dietro, e questo è il dato di fatto. C'è una chiesa sinodocratica che è falsa, c'è una chiesa woke che milita non più sotto lo stendardo della croce, ma sotto lo stendardo del potentato arcobalenista. Attenzione a far finta di nulla, perché il Signore chiederà conto. A chi molto è stato dato, molto sarà chiesto. Naturalmente ci mancherebbe altro, Comastri non parlerà mai, così nessuno lo disturba e muore santamente, non parleranno neanche gli altri. Qualcuno che sta cominciando a farlo, come il vescovo di Sanremo o quello di San Miniato, stiano pronti, stiano in guardia, perché vedranno che quello che è accaduto nel piccolo a Don Minutella prossimamente, se non si omologano nella chiesa del Todos, che è la chiesa di Satana, capiterà anche a loro. Intanto noi preghiamo. Vi ricordo oggi pomeriggio alle 16:30 la preghiera del Rosario, a cui seguirà la Santa Messa, e poi anche vi ricordo da Casa Betania anche la preghiera della fiamma d'amore al termine della messa. E questa sera alle 21, e qui alle 21 non perdetevi l'appuntamento con il martedì giovanneo. Respiriamo un po', prendiamo fiato con la parola del Signore. Quell'uomo credette, il racconto della guarigione del figlio del funzionario Reggio. Potete chiamare adesso al numero telefonico di Radio Domina Nostra per questo o per altre questioni. Lasciate spazio a quelli che non chiamano mai, non siate sempre gli stessi a chiamare, perché così permettiamo a voci diverse anche di farsi sentire. Ecco, rispondiamo alla prima telefonata. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Sono Daniel dalla provincia di Bolzano. Daniel dalla provincia di Bolzano, ben arrivato. Ecco, grazie padre. Stiamo qua seguendo qua la trasmissione. Sì, mi dispiace che oggi sia stata un po' disturbata la linea, però comunque ce l'abbiamo fatta. Sì. Ecco, io vorrei soltanto segnalare, siccome lei sta parlando dei vescovi, allora un po' di notizia anche qua dell'Alto Adige, no? Sì. Circa un mesetto fa, il vescovo di Bolzano, Bressanone, si chiama Ivo Murzer. Sì. Lui ha trasferito 7 sacerdoti tra le parrocchie, pedofili, tutti 7, sì. già constatati di tutte le indagini che hanno fatto. Pronto? Non si sente più, peccato. Va bene, sì, sapevo questa notizia, Daniel da Bolzano, l'ho seguita con certo dolore, naturalmente, sapevo di questa piaga
degli abusi pedofili di diversi preti del clero di Bolzano, e il vescovo ha cercato come ha potuto evidentemente intervenire. Però naturalmente, miei cari figlioli, questa è una piaga enorme anche dentro il cattolicesimo romano, questo della pedofilia, e dobbiamo sempre stare in guardia, perché veramente è un momento difficile per la Chiesa di Roma. Cioè, praticamente il progetto del diavolo permesso da Dio è quello di provare a far scomparire l'identità cattolica. Per fortuna c'è il piccolo resto, lo dico perché ne sono convinto. Pronto? Pronto? Sia lodato Gesù La Cristo. chiamata è andata fuori linea. Sei Daniel, ancora sei Daniel. Sì, sono ancora. Ecco. Perché non ho finito. Dimmi. Allora, cosa succede? Lui ogni anno fa la sua predica lì in consiglio provinciale, ed infatti non si presenterà quest'anno, giustamente per questi motivi qua, e manda un suo delegato. E l'altra cosa che vorrei chiederle, allora, io l'ho detto l'altro sabato a Trento, che io lo cercavo già da 2014, un prete che diceva la verità, perché sono venuto dal Brasile già con questa idea che Benedetto non aveva denunciato, abdicato, no? Sì. Quindi il prete inviato della Madonna io ho trovato, si chiama Dominotella. Ecco, grazie. È il nostro prelato. Grazie. E l'altra cosa che vorrei chiedere a lei, se possiamo già chiedere l'intercessione di Fra Celestino dei Piedi Scalzo, prega per noi. Sì, caro mio, Dio ti benedica con tutto il cuore. Sì, Grazie, sì, va grazie. bene, è bello quando avete questo piglio ironico, è il modo migliore per affrontare la giornata anche. Sì, appunto, la questione che dicevo è delicata e purtroppo è una piaga che va sicuramente ancora oggi affrontata. Ecco, volevo chiedere a padre Gebhard nel frattempo se mi mette da parte quell'olio che costa nel tariffario che lui ha 50? 5 euro. Padre Gebhard, mi metti da parte l'olio che vendi a 5 euro, che mi serve, perché non mi voglio curare. Hai ragione te, Mago Santone, hai ragione, stai attento a non telefonare più perché ti denuncio per quello che hai fatto, le prove. Pronto? Pronto? Sono Cecilia, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Cecilia da Padova, e siamo venuti al piccolo tavolo alla messa, insomma, la domenica. Sì, era sì. La mia famiglia, i miei figli, anche mio marito, parlava anche lui con lei. Sì. Volevo dire una cosa, non so se a volte, come dice anche lei, abbiamo a volte diciamo l'ispirazione dello Spirito Santo che ci fa sapere delle cose che magari non vengono sempre da noi, insomma, se lo Spirito Santo non ci ispira. Mi è venuto in mente che il fatto che lei abbia ricevuto 2 scomuniche dentro la falsa chiesa forse è stato alla fine un desiderio di Dio, perché Certo. se loro non lo buttavano fuori, cioè il Signore tramite queste 2 scomuniche le ha fatto che doveva uscire dalla chiesa di Satana, perché non era più la chiesa di nostro Signore, quindi non poteva rimanere dentro una falsa chiesa, dentro la chiesa del male, quindi per forza il Signore ha provveduto secondo me con le 2 scommesse. Proprio così, è proprio così, grazie, sempre sia lodato, ma è proprio così, l'abbiamo detto in realtà altre volte, che abbiamo maturato nel tempo la consapevolezza che poi Bergoglio personalmente ha voluto queste 2 scomuniche, glielo hanno fatto presente che non era mai accaduto neppure con Lutero, che ha portato via circa 60 milioni di cristiani da Roma via. Ne ha avuta una scomunica, una che poi gliel'hanno pure tolta, e invece a me ne hanno date 2, quindi entro nella storia mio malgrado. Però così Bergoglio ha fatto capire a tutti che non posso essere accusato di demenza mentale, come scrivono nei blog che contano, sapete, che sono fuori di testa, mi devo ricoverare e curare, oppure che sono indemoniato. Tutto questo non è più così, perché 2 scomuniche si danno solo a una persona con possessui. Bene, miei cari, concludiamo questa accesissima puntata con l'olio di Padre concludiamo questa puntata con la benedizione del Signore. Vi auguro una giornata piena di pace e di gioia, affrontiamola con la corona del rosario in mano in questa festa dei santi Simone e Giuda apostoli. Pregate per me, perché io oggi sono stato battezzato, sono nato alla grazia di Dio. Non so chi me l'ha raccontato, non so se è stato mio papà, mia mamma, qualcuno dei parenti, non lo so. Mi hanno detto che nel momento in cui versavano l'acqua benedetta, era una cosa che mi è rimasta impressa, e ho cominciato a sorridere di cuore, dico come se vedessi gli angeli, chissà che non li abbia rivisti, però se è così non me lo ricordo.
Non me lo ricordo, miei cari. Ecco, su tutti voi la santa benedizione del Signore, in particolare su questi preti dell'occulto che come rete nascosta nelle tenebre, nel buio, lavorano, pensate un po', per convincere la gente a lasciare il piccolo resto. Siete pieni di invidia, siete operai del maligno, che il Signore vi perdoni, ma che provveda a intervenire perché si sveli cosa siete stati capaci di fare e che cosa ancora continuate a fare. Padre Gebhard, che chiama il referente delle Marche, mica chi che sia, che è da una vita che è con noi, lei con la sua famiglia, la chiama per convincerla a tirarsi fuori. Ecco, stai attento Padre Gebhard, alla prossima che io so, tra oggi e le prossime ore che tu hai chiamato, ci vediamo in tribunale, preparati l'avvocato difensore per giustificare la vendita di olio. Tra l'altro, ripeto, che se ti sai difendere sul piano civile, stai attento davanti al tribunale di Dio, perché questa è simonia, non si vende nulla, non si vende nulla delle cose di Dio, non si vendono le cose di Dio, la grazia di Dio non è vendibile come te invece fai con quell'olio promettendo cose che poi non arrivano, e infatti c'è gente che ti abbandona. Io mi domando come ci sia gente che sappia venirti dietro dopo aver conosciuto Don Minutella. Boh, miei cari, cosa volete? Ci vuole veramente tanta pazienza. Vi benedico con tutto il cuore, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti, amen. A più tardi, quasi tutto il giorno ci stiamo insieme, avanti con Maria, Laudetur Jesus Christus.